The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un'opera mastodontica ed è facilissimo ritrovarsi spesati, soprattutto se è il vostro primo titolo della saga. Anche provenendo da Breath of the Wild risulta impossibile non essere stupiti dalle tante novità introdotte. In questo video andrò proprio a fornirvi dei consigli base per iniziare al meglio il gioco. Ovviamente non sarà presente alcuno spoiler per quanto riguarda la storia, quindi potete procedere alla visione tranquillamente. Prima di iniziare vi invito sempre, se gradite questo tipo di contenuti e vorreste vederne altri del genere, a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Iniziamo proprio dall'elemento fondamentale per poter esplorare l'immenso open world senza aver timore dei nemici. Mi riferisco al cibo. Per le migliori ricette e la guida su come combinare al meglio gli ingredienti si apre un mondo a parte e c'è talmente tanto da dire che affronterò l'argomento in un video dedicato. Per il momento vi consiglio il miglior ingrediente per le fasi iniziali, il cuortufo nero. Cucinandolo si otterrà lo spiedino di funghi vivax, che ripristinerà tutta la vita ed aggiungerà tanti cuori aggiuntivi quanti cuortufi inseriti in pentola. Fin dalle primissime battute del gioco, quando ci ritroveremo nell'isola celeste delle origini, avremo a che fare con un congegno inedito, l'Aliante. Tramite di esso potremo solcare i cieli e coprire ampie distanze in un attimo. Tuttavia, mantenere l'equilibrio potrebbe risultare non proprio così banale. Per risolvere il problema vi basterà semplicemente tener premuti il tasto ZL e muovervi con lo stick direzionale. In questo modo potrete direzionare l'Aliante senza alcun rischio di cadere. Soprattutto nelle prime ore della nostra avventura, quando non avremo abbastanza stamina, semplici azioni come scalare le montagne o raggiungere determinati punti di interesse situati ad un'altezza notevole possono sembrare infattibili. In realtà in questo titolo potremo utilizzare le nuove abilità di Link a nostro vantaggio. Sarà infatti sufficiente alzare un qualsiasi materiale dal terreno, rilasciarlo ed applicargli il reverto. Dopo esserci posizionati sopra di esso, l'oggetto andrà indietro nel tempo verso l'alto, consentendoci di salire senza consumare la stamina, creando una sorta di ascensore artificiale. Spaccare le rocce sarà un'attività ricorrente da svolgere non solo perché bloccano il passaggio in molte delle grotte presenti su Hyrule, ma anche perché da esse si ottengono i vari minerali. A differenza di Breath of the Wild, qui non possiamo più contare sulle bombe radiocomandate, ma esiste un metodo altrettanto pratico per raggiungere lo stesso risultato. Occorrerà infatti utilizzare il compositor su una qualsiasi pietra con la nostra arma o scudo e con la nuova creazione si distruggeranno le rocce in un attimo. E parlando sempre dei preparativi da effettuare a inizio gioco, non posso non nominare il pezzo di abbigliamento che vi permette di sfruttare appieno la meccanica principale del titolo, il volo. L'accessorio in questione è la veste aerodinamica che consentirà di planare con traiettorie più precise. Si troverà nell'isola della prova del coraggio, a sua volta raggiungibile dalla torre del Monte Labul ad ovest di Hyrule. Dopo aver affrontato una sfida contro il tempo, si verrà ricompensati con questo pezzo di equipaggiamento fondamentale. In Tears of the Kingdom l'interazione con i congegni Zonai è all'ordine del giorno e ciò potrebbe essere un problema dal momento che come nel predecessore le armi si rompono dopo un determinato numero di utilizzi, ma buone notizie, in questo gioco colpire i vari congegni non farà consumare la rispettiva arma e sarà quindi possibile attivarli e spegnerli a nostro piacimento senza alcun timore che essa vada distrutta.
Cucinare è una delle attività più importanti del gioco, dato che si potranno utilizzare i cibi per ripristinare i cuori, resistere a temperature estreme ed applicare buff di attacco o difesa, ed è ancora più utile ottenere la cottura critica che aumenta ulteriormente i potenziamenti derivati dal cibo. Attualmente ci sono due modi per riuscire nell'intento. Il primo è cucinare durante la luna di sangue, mentre il secondo, molto più rapido, consiste nell'utilizzare una mela dorata reperibile nelle isole nei cieli di Hyrule. Parlando sempre della luna di sangue, c'è un dettaglio fuorviante da specificare. Nel gioco viene lasciato intendere che essa rigeneri solo i mostri sconfitti, ma verranno anche ripristinate tutte le armi e le risorse disponibili sullo sconfinato territorio. Discorso ben diverso per la frutta sugli alberi ed i minerali, che obbediranno ad un algoritmo totalmente differente. Nello specifico, quando ci troveremo su un'altra mappa abbastanza lontana dai materiali in questione, per ogni minuto passato ci sarà l'1% di probabilità che essi vengano ripristinati, quindi tutto quello che occorrerà fare è attendere pazientemente. Rintracciabili quasi esclusivamente nelle isole celesti, i creacongegni zone rivestono un ruolo primario dal momento che forniscono materiali fondamentali per la costruzione dei più svariati oggetti. Viene spiegato fin dall'inizio che per azionarli è necessario inserire pezzi zonai, infatti utilizzando qualsiasi altro materiale esso verrà immediatamente restituito. Ma una cosa che non viene detta è che tra tutti i meccanismi zonai le sfere di energia sono quelle che aumentano il numero dei premi. In particolare, i congegni che otterrete inserendo da una sola fino al massimo di 5 sfere saranno rispettivamente 1, 3, 5, 6 e 12. In altri termini, se volete massimizzare i meccanismi ricevuti e ridurre al minimo i materiali utilizzati per attivare il creacongegni, assicuratevi di inserire sempre al suo interno 5 sfere di energia. Ed a proposito di sfere, esse potranno anche essere utilizzate per ricevere delle cariche batterie extra, mentre le versioni XL aumenteranno la capienza di quella principale. In entrambi i casi saranno bonus temporanei e non permanenti, tuttavia sono sufficienti per aiutarci in momenti critici del viaggio, come scalare un'altissima montagna con una mongolfiera o superare lunghissimi corsi d'acqua con una zattera. Prima di chiudere vorrei affrontare due argomenti che non sono assolutamente spoiler, ma che non sono stati mai mostrati nei trailer. Proprio per questo motivo li ho posizionati a fine video, quindi se volete affrontare il gioco in blind potete interrompere qui la visione, anche se ripeto, non si tratta di nessuno spoiler sulla trama, analizzeremo solo due nuove meccaniche. La prima è costituita dagli alberi di ciliegio sparsi in tutta Hyrule. Una volta posizionato del cibo sull'altare delle offerte, apparirà Satori che mostrerà tutte le grotte presenti in una determinata regione. Quindi, una volta arrivati in un nuovo territorio, fareste bene a rintracciare l'albero di ciliegio quanto prima, dal momento che esplorare le grotte sarà fondamentale non solo per ottenere risorse preziose, ma anche per gli emblemi di Rospettro. Infine, la seconda nuova aggiunta che allunga di non poco la longevità del titolo è stato il sottosuolo. Si tratta di un vero e proprio mondo a parte presente nelle profondità di Hyrule. Data la sua posizione irraggiungibile dai raggi del sole, la visibilità in tale zona è ridotta al minimo. A tal proposito potete lanciare i semi luminosi per aiutarvi lungo il tragitto, o ancora meglio abbinarli ad una freccia in modo da illuminare posti più lontani. In apparenza sembrerà che lo scopo del sottosuolo sia quello di navigare alla cieca, ma in realtà l'intero livello sotterraneo rispetta dei criteri ben precisi. Ogni punto di interesse di Hyrule ne ha uno corrispondente al di sotto di esso, e questo ragionamento comprende anche i sacrari. Se l'obiettivo in questo mondo scuro sarà trovare le radici per illuminarlo, tutto quello che vi basterà fare sarà identificare il sacrario in superficie ed esattamente sotto di esso troverete la radice. E piccola curiosità conclusiva, i nomi delle radici non sono nient'altro che quelli dei rispettivi sacrari, solamente al contrario.
Bene, questi erano i principali consigli per godersi al meglio l'avventura nel nuovissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Arriveranno a breve tantissimi altri video su curiosità del gioco e soprattutto la guida sul funzionamento della cucina e come realizzare i migliori piatti. Intanto, se avete ulteriori trucchi da suggerire, scriveteli pure qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che per non perdervi le ultime novità sul mondo Nintendo potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. Inoltre, con l'affiliazione Amazon potete supportarmi gratuitamente entrando nel mio canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi. In sovrimpressione vedete altri miei contenuti sulla saga come le analisi dei trailer e la mia recensione. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!